Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Questo mese andiamo ad analizzare il mondo dei berilli, una delle famiglie mineralogiche più amate soprattutto nelle varietà dello smeraldo e dell'acqua marina. Come sempre, durante il corso del video vi mostrerò tantissimi gioielli realizzati proprio con queste meravigliose gemme. Trovate di tutti il link giù nel box informazioni, dove c'è anche il link per iscrivervi all'area riservata del nostro sito passioneantiqua.com. Ultima cosa e poi cominciamo, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like al video, ma anche di seguirci su tutti i nostri altri social. Quando parliamo di berilli, parliamo proprio di una delle famiglie mineralogiche più amate sia dagli esperti che dagli appassionati. E questo è grazie soprattutto a due loro caratteristiche fondamentali. La prima è il loro ventaglio cromatico davvero vasto. La seconda è l'insieme delle proprietà tecniche che accomunano tutte le varietà di berilli. Il loro nome, berilli appunto, è antichissimo. Infatti compare già nei testi greci e latini come berillos. In realtà però questo nome veniva usato un po' per tutte le gemme che erano di colore verde azzurro, quindi insomma si trattava di un termine sicuramente piuttosto vago. Solo con lo sviluppo della gemmologia moderna si è riusciti a mettere ordine e a capire davvero che cosa fosse specificatamente questa gemma. E così oggi sappiamo con precisione che sotto la parola berilli troviamo alcune delle gemme più apprezzate di sempre. Le due più note, le conoscete sicuramente tutti, ve le ho anche già nominate, sono lo smeraldo e l'acqua marina. Ma attorno a loro ruotano altre varietà che contribuiscono a rendere questo insieme ancora più interessante. Passando alla parte un po' più tecnica, cominciamo con il dire che il berillo è un silicato di berillio e alluminio, i cui cristalli hanno una struttura esagonale molto ordinata e stabile. Nella forma più pura si presenta completamente incolore, ma è questo il bello, basta pochissimo, proprio delle tracce minuscole di elementi diversi da quelli della sua formula chimica per trasformare completamente questo minerale. Se dentro la sua struttura entra cromo o vanadio, nasce il verde dello smeraldo. Se ci entra il ferro, a seconda dello suo stato di ossidazione, otteniamo l'azzurro dell'acqua marina oppure il giallo. Se è presente invece il manganese, ecco che compare un rosa delicato. Dal punto di vista pratico, i berilli hanno anche una durezza molto buona, che va dal 7,5 all'8 circa sulla scala di Mohs, che è il criterio con cui si misurano la durezza, ossia la resistenza a graffi e scalfiture dei minerali. Sono quindi abbastanza resistenti per l'uso quotidiano in gioielleria. Certo, non duri come i diamanti o i corindoni che occupano rispettivamente 10° e 9° posto della scala di Mohs, ma comunque ottimi materiali. E adesso arriviamo al protagonista assoluto, lo smeraldo. Parliamo della varietà verde del berillo, una delle gemme più celebri della storia. Da Cleopatra alle corti medievali, dalle signorie rinascimentali fino ai gioielli delle famiglie reali moderne. Lo smeraldo ha sempre rappresentato un'idea di vitalità, rinascita e potere. Dal punto di vista tecnico però è una gemma un po' più complessa delle altre. E questo perché presenta una fratturazione interna molto elevata. Ve ne sarete sicuramente accorti tutti se avete visto uno o più smeraldi. La sua formazione infatti avviene in condizioni geologiche davvero complicate, tra pressioni e temperature altissime, rocce metamorfiche, fluidi idrotermali, e tutto questo lascia una traccia nel cristallo. Si formano infatti inclusioni di ogni tipo, liquide, solide, gassose, microfratture, cavità, un vero e proprio microorganismo naturale all'interno del minerale.
Nel mondo della gioielleria questa caratteristica prende un nome che probabilmente conoscerete, jardin, ossia giardino in francese. E attenzione, il jardin non è puramente un difetto, è più la carta d'identità di uno smeraldo. E soprattutto è ciò che ci permette di distinguere gli smeraldi naturali da quelli sintetici, dato che è impossibile replicare in laboratorio ciò che presenta uno smeraldo che si è formato in migliaia e migliaia di anni. In parte anche le inclusioni ci permettono di capire da dove provengono gli smeraldi. Alcune, infatti, sono associate a determinate miniere, anche se la certezza assoluta si ottiene solo con analisi gemmologiche molto specifiche. Le miniere più famose sono sicuramente le colombiane di Muzzo e Chivor, considerate da secoli la patria degli smeraldi più belli in assoluto. Ma anche Zambia, Brasile, Etiopia e Afghanistan offrono gemme di qualità eccellente. E ora passiamo all'acqua marina, la varietà azzurra del berillo. Qui il colore è dato dal ferro in forma bivalente. La gamma va dal celeste chiarissimo al blu più intenso e la più grande differenza con lo smeraldo è sicuramente la sua purezza interna. L'acqua marina quindi tende ad essere più trasparente, più pulita, con pochissime inclusioni, e questo perché si forma in ambienti meno complicati dello smeraldo. Questo permette di essere tagliate in forme molto luminose. Sicuramente il taglio a smeraldo è il più gettonato, ma sono usati anche quello ovale, a cuscino o tagli anche più complessi come quello a cuore. Le migliori in assoluto provengono dal Brasile, soprattutto dalla regione di Minas Gerais, ma ottime qualità si trovano anche in Pakistan, Madagascar, Nigeria e Mozambico. Accanto alle due varietà più famose ne troviamo altre che meritano attenzione: la morganite rosa, l'eliodoro giallo e la goscenite incolore. Sono meno diffuse a livello commerciale, ma dal punto di vista gemmologico sono interessantissime, perché ognuna racconta un dettaglio diverso dei processi che danno origine proprio ai berilli. Lo smeraldo mostra le tensioni della sua formazione, l'acqua marina la quiete dei fluidi in cui è cresciuta, mentre morganite, eliodoro e goscenite rappresentano sfumature ulteriori della stessa struttura cristallina. Osservare i berilli, lavorarli, indossarli, significa entrare in contatto con un materiale che unisce ordine e imprevedibilità, rigore e varietà, e questo equilibrio li rende proprio affascinanti. Non sono infatti solo gemme da studiare o da incastonare, ma vere e proprie testimonianze dei processi profondi e antichi che hanno modellato la Terra. E proprio per questo continuano ad accompagnare il nostro sguardo, oggi come in passato, con quella bellezza discreta e continua che appartiene solo alle gemme più autentiche. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Mi raccomando, seguiteci anche su Instagram e Facebook per aggiornamenti quasi quotidiani. Ciao passionari!